finalmente torniamo alle origini del canale Keep Listening. Al 20° video torniamo alle origini, cioè parliamo di Sakuma, che è stato il motivo per cui ho iniziato a fare questi modestissimi video. Il motivo per cui ho voluto iniziare a farli era che, avendo qui con me degli apparecchi assolutamente impossibili da trovare sul mercato, delle rarità speciali, pensavo che fosse interessante non solo scriverne sulla carta o sul web, come ho sempre fatto in 25 anni ormai suonati di passione, ma di darne anche un'impressione visiva e, per quanto sappiamo tutti che è solo un gioco, anche un'impressione audio tramite le registrazioni che cerco di fare con i microfoni e con l'andare del tempo che cercherò di fare in maniera sempre più professionale, se mi passate l'uso improprio di questo termine, perché l'ultima cosa che cerco di fare da questo canale è tirare su soldi. E tanto per agganciarmi, oggi sono felice che non parlerò di cavi come nell'ultima puntata, perché parlare di cavi mi è costato le accuse di essere un marchettaro da parte di personaggi del web di fantasia veramente molto sviluppata, che evidentemente non sanno cosa faccio nella vita e credono che possa spendere la mia faccia per prendere marzette sulla base di questo settore stesso dell'audio, in cui siamo quattro gatti e lasciamo perdere il ritorno che ci può essere, ma vabbè, sono le meraviglie della democrazia del web. Quindi torniamo a bomba su qualcosa di un po' più sostanzioso e interessante e parliamo di queste meraviglie di Susumu Sakuma. Una delle cose che mi avete chiesto a maggior voce, stando ai commenti ricevuti sul canale, è la descrizione di questo stupendo profono. Tanti lo hanno visto, hanno capito la sua complessità, almeno apparente, almeno materiale, diciamo così, la quantità di dispositivi che lo popolano e il fatto che sembri a tutti gli effetti più un finale di potenza che un prefono. È assolutamente peculiare, è affascinante, eppure non è così difficile spiegare che cosa sono tutti gli oggetti che lo popolano e che lo fanno funzionare, e quindi come funziona, qual è la logica dietro questo progetto. Perciò io oggi cerco di farlo in una maniera che sia digeribile anche a chi non ha nozioni spinte di elettrotecnica, o forse anche a chi non ne ha affatto, e percorriamo uno per uno tutti questi trasformatori, questi induttori e ovviamente le valvole che ci sono a bordo per spiegare che cos'è questo prefono. Partiamo. Un bestione che potrebbe tranquillamente essere un finale di potenza. Se avessimo un ingresso di tipo linea anziché un bassissimo livello fono, potrebbe uscire con qualche bella manciata di watt per via del push-pull di 300B che si occupa appunto dello stadio di uscita. Questo non accade perché dobbiamo elevare le nostre care testine, ma questo è per dare l'idea dell'estremo modello di design del nostro maestro Sakuma. Cerchiamo di dividere questa città di palazzi in qualche quartiere, in modo che sia visivamente facile capire come funziona l'apparecchio, come è organizzato. Partiamo dallo stadio di alimentazione, è questo qui. Questi componenti che sto indicando fanno parte dell'alimentazione. Questo è il trasformatore di uscita. Dopodiché abbiamo i trasformatori di interstadio. Sono due interstadio che si occupano di far comunicare lo stadio di ingresso con lo stadio driver e poi lo stadio driver con lo stadio di uscita. E infine abbiamo la valvola rettificatrice per l'alta tensione. Ora, più nel dettaglio, andiamo avanti ad esplodere via via in maggiore dettaglio ogni area. Parliamo di ciò che compete al segnale. Il segnale entra qui. Ci entra per mezzo di due connettori RCA che mi permettono di collegare due diversi tipi di testine. Uno infatti è collegato al TEP da 300 ohm di questo trasformatore d'ingresso Tamura, mentre l'altro è collegato al TAP da 40 ohm, rendendo così il primo adatto alla Denon DL102, per cui questo è originariamente pensato. Il secondo adatto ad una molto più vasta schiera di testine MC, anche modernissime, che uno potrebbe avere il gusto di collegare. Quindi abbiamo già anticipato che questo è un trasformatore d'ingresso, è lo STU27 di Tamura. Smetterò di dire Tamura d'ora in avanti perché tutto ciò che vedete qui, tutto ciò che vedete in forma di trasformatori e induttori è made by Tamura. Il maestro Sakuma si appoggiava al suo caro amico signor Uchida,
che era il capo della divisione trasformatori di Tamura. Tanto che i dispositivi che iniziano con la S sono dedicati espressamente a Sakuma e alle sue esigenze. Perciò, trasformatore d'ingresso. Push-pull di valvole RCA 5691 si affacciano sul trasformatore di interstadio STU 200. Successivamente il trasformatore di interstadio dialoga con lo stadio di correzione della curva RIA, di equalizzazione RIA. Perciò avremo le resistenze, che ovviamente non si vedono perché sono sotto, e questi induttori variabili che sono i VL208, sempre Tamura. La correzione RIA si affaccia allo stadio driver composto dal push-pull di RCA 841. Queste devono dialogare a loro volta con lo stadio di uscita delle 300B e perciò lo fanno mediante il trasformatore di interstadio B5005. Ora siamo nelle mani delle Western Electric 300B. Con il loro push-pull piloteranno il trasformatore di uscita, un incredibile Tamura F2012, che è un trasformatore dato per 100 watt di potenza, giusto per dare un'idea delle attrezzature di cui parliamo. La valvola rettificatrice che si occupa delle alte tensioni è la Western Electric 274A. Lo stadio di alimentazione si deve curare di fornire la corrente alternata e continua su anodica e filamenti delle valvole in gioco. Le valvole RCA 5691 hanno i filamenti in corrente continua, così come li hanno le valvole RCA 841. Per rettificare la corrente alternata e spianarla in continua, per loro ci sono, per le piccoline, un induttore da 0,1 Henry e 2 A. Per le bestione c'è questo mastodonte da 4 A. Mentre i filamenti delle 300B sono alimentati in corrente alternata. Per l'anodica, invece, di tutte queste valvole si passa dalla rettificazione della 274A, che viene poi spianata da questi induttori A004 e questo A395. Questi condensatori in carta e olio della Industrial Condenser Corporation USA, roba veramente vintage, da 7 microfarad e 600 volt. Per la bassa tensione, ovvero per i filamenti delle valvole, laddove vanno rettificati, e quindi parliamo delle 841 e delle 5691, la rettificazione è semplicemente per opera di ponti a diodi tradizionali a stato solido. I due switch qui presenti sono il primo per i filamenti che ho acceso all'inizio. Una volta che i filamenti sono caldi è possibile in sicurezza agganciare la tensione anodica con il secondo switch. Perciò, per dare un ripasso finale, trasformatore di alimentazione, induttore per spianare la corrente continua dei filamenti di queste valvole, induttore per spianare la corrente continua dei filamenti di queste valvole, induttori per spianare la corrente continua dell'anodica di tutte le valvole, condensatori, carta e olio ad alta tensione per coadiuvare gli induttori in questo compito, trasformatore di uscita, secondo trasformatore di interstadio, primo trasformatore di interstadio, trasformatore di ingresso, i due induttori variabili per tarare allo stadio RIA.